l'inizio registrazione. Qua in questo momento, Giuliano, possiamo dire qualsiasi stronzata. Qualsiasi stronzata. Sì, sei nel tugurio del Grande Fratello, ti puoi confessare, non c'è problema. Voglio che sparisca lo Tito dalla faccia della terra. Si può. Stiamo scherzando, Claudio, se no arrivano Ti vogliamo querele, bene, denunce, dai. ti vogliamo bene, forza Lazio. Sempre. Su memoria pura, fue más bella en la cancha, su ídolo total. Soñaba con Colombia y llegó al carnaval. Ciao ragazzi, siamo qui da Santa Marta in Colombia con Giuliano Buonasera a tutti, benvenuti. che arriva da Roma e ha deciso di vivere in Colombia. Ma una domanda, Giuliano, che cosa facevi prima in Italia? Niente, rubavo i soldi allo Stato, no. Sarebbe stato molto figo, rispettabile, vuoi entrare in politica dopo? però. Sì, ci avevo pensato, senatura a vita, una cosa così. No, e lavoravo nel turismo, avevo degli appartamenti per turisti qua a Roma. Là a Roma ormai. E dopo qualche anno mi sono un pochino stancato proprio di stare in Italia, a Roma, in Italia in generale, e me sono andato in Spagna. Dalla Spagna siamo arrivati alla Colombia. Il perché siamo proprio in Colombia è una storia un po' lunga. Sintetizzando, è cominciato il mondiale del 90. È la Madonna. Eh sì, arriva a giocare Colombia e Camerun. Nel 90 era pallosissimo il calcio, adesso pure, però nel 90 era repalloso, come direbbero qua. E niente, mi chiamò molto l'attenzione come giocava la Colombia, questi giocatori folcloristici, Valderrama, Costafro, Higuita che usciva dalla porta e faceva quello che gli pareva. Lo scorpione di Higuita, ti ricordi? E Tino Asprilla, uno dei miei più cari amici, è di Parma. Sì? E quando ci sentivamo Tino. Beh, Asprilla a Parma è stato tipo Maradona a Napoli. Grande. Forse ha fatto pure più macello. E niente, quindi mi era rimasto il pallino della Colombia. A Barcellona ho conosciuto un sacco di amici colombiani che ho passato quasi 3 anni esclusivamente con loro. Quando è scoppiata la pandemia ho detto: sai che c'è? Voglio andare in Colombia, ci vado. A Barcellona c'era un ristorante, Vai. abbiamo dovuto chiudere proprio per la pandemia e ho detto: beh, se non ci vado adesso non ci vado più. Sono venuto, mi è piaciuto, ho fatto i documenti e per il momento siamo qua, sono 3 anni. Giuliano, una domanda, ma com'è che un colombiano vede l'Italia, vede gli italiani, che cosa sa? Allora, loro hanno un concetto di noi un po' particolare, diciamo, nel senso che in questo lato di mondo si conosce poco di quello che succede in Europa e vivono per stereotipi, come noi con loro, se ci pensi. Quindi hanno l'idea dell'italiano come gli è arrivata qua. Per dirti una cosa curiosa che pensano di noi è che noi quando cuciniamo la pasta la tiriamo contro la parete, certo, per tutti i vedere giorni. se è cotta, o tutti i Chiaro. giorni. Cioè, abbiamo una parete solo per quello. E io la prima volta che ho cucinato un piatto di pasta qua in Colombia, domanda agli amici miei colombiani: vabbè, la pasta com'era? Ah, buona, buona, un po' cruda, perché loro la mangiano stracotta. E poi tutto serio mi dice: però tu come hai capito com'era cotta la pasta? Dico: provandola, perché? Ah, non l'hai tirata contro la parete. Si può dire che cazzo sta a dire? Vabbè, che cazzo sta a dire? Ho detto. Io, la pasta contro la parete. Sì, perché qua sappiamo che voi quando è cotta, per vedere se è cotta, la tirate contro la parete. Se si appiccica è cotta e se no no. No. Io guarda, se si appiccica alla parete vuol dire che la pasta è passata di cozione da tipo 40 minuti e là si appiccica alla parete, è una colla. Io, ma in più te pare che noi abbiamo una parete dove tiriamo la pasta? Io siamo usciti dalle caverne, ragazzi. No. Quindi ecco, hanno un'idea un po'. Hanno un concetto italiano su quello che vedono nei film statunitensi degli italo-americani. Quindi hanno ste pizze che so gonfie di formaggio perché non hanno ovviamente la mozzarella nostra. Però loro pensano che la mangiamo così. E le paste con la polpetta. Hanno proprio concetti sballati sull'Italia. L'unica cosa che hanno capito di noi è che balliamo super male. Anche perché loro, qualunque colombiano ti dice: no, io non ballo molto bene, poi li vedi Un maestro. sembrano dei frullatori come vanno le gambe e tu stai lì tipo e loro no, tutto facile, è facile. Allora nessuno sa ballare, poi li vedi che ballano con queste gambe che vanno da tutte le parti
e ti dicono, vedi, si fa così. E tu, Scusa? Però sì, insomma, ci considerano, diciamo, per stereotipi un pochino strani, ecco, tipo questo della pasta, o pensano che noi facciamo il pane all'aglio. Quando mi vengono al ristorante e dicono, oh, ma ce l'hai un pane all'aglio? Pane all'aglio di Questo viene dai gringos, sicuro. Va anche considerato che come noi siamo abbastanza ignoranti su questo lato di mondo, come dicevo anche per loro è lo stesso, quindi Italia è un concetto un po' astratto, sanno che sta in Europa, però per dire mi è capitato di uscire con persone quando gli ho detto che ero di Roma, mi hanno risposto, in provincia di Parigi o la capitale della Francia, e tu magari gli dici, guarda, bene ma non benissimo, diciamo. Insomma, ti stavo raccontando quella volta lì che ero in una portineria a Medellin. Ovviamente quello che lavora a portineria non è che è laureato in fisica nucleare, però mi domanda, da dov'è che sei? Sono italiano. E lui mi fa, ma com'è che funziona lì? Parlate inglese? C'avete il dollaro? Ovviamente, tutti i giorni. Sì, noi che siamo la capitale di Parigi, capito? Sì, poi mangiamo dollari pure. Certo. Siamo molto international, evidentemente. Dopo ci scherziamo, che noi non sappiamo un cazzo, è la Colombia, per noi è Pablo Escobar, esatto. 2 o 3 altre cose. Io quando sono venuto qua questo l'ho notato, che anche a loro come a tutti poi dà fastidio essere stereotipati, poi nel caso loro chiunque arriva qua, sei colombiano, Pablo Escobar, una rottura di palle, onestamente, pure perché una cosa è essere riconosciuto per la pizza, che magari può essere pure carina come cosa, per una cosa del genere non è il massimo, ecco, no, mettiamola così. Ma quindi, Giuliano, quali sono le principali differenze tra gli italiani e i colombiani, quelli che hai sentito di più? Beh, diciamo la differenza principale tra noi e loro, sostanzialmente loro sono tutti molto allegri e sono molto però molto ospitali. E, ti faccio un esempio, io prima di vivere a Santa Marta ho vissuto a Pereira. Arrivo a Pereira a novembre, metà fine novembre, conosco un po' di persone, mi faccio amico di un ragazzo che parla tra l'altro perfettamente italiano, ma saremo usciti 4-5 volte e lui a dicembre mi invita a Natale a casa sua. Io ho fatto 24 e 25 dicembre a casa sua col papà, la mamma, o zio, il fratello, la nonna, tutta la famiglia. Carinissimi, mi hanno fatto addirittura il regalo, io non sapevo che fa, stavo imbarazzatissimo, gli ho portato qualcosa da bere, però tutti carinissimi. E sono sincero, io mi reputo una persona ospitale, però se sono uscito con te 5 volte probabilmente non ti invito a Natale a casa mia. Chiaro. Invece loro, no, vieni. Infatti è rimasta comunque una bella amicizia, ci sentiamo spesso e volentieri, ma sono tutti molto carini. Un altro amico là a Pereira, sempre conosciuto da poco, mi ha risolto un problema che c'avevo col telefono, si è intestato lui tutta la cosa. Io potevo essere matto e essere un pedofilo e fare telefonate strane. Lui, no, tranquillo, non ti preoccupare, metti tutto a nome mio. Sono molto gentili da questo punto di vista, una gentilezza che da noi un pochino si è persa. Giuliano, e com'è la festa in Colombia? Com'è andare fuori, uscire? Come l'hai vissuta? Beh, è molto diverso rispetto a noi. Allora, pro e contro, cominciamo con i pro. La festa è molto divertente, la gente esce proprio col concetto vado di festa, con tutto, e poi magari stanno lì di cose, quello magari più nei quartieri un po' più calienti, diciamo. Però la gente esce con lo spirito di andare di festa e soprattutto escono con l'idea di ballare. Il non ballare è simpatico per loro se siamo noi, però fino a un certo punto, cioè loro vogliono qualcuno anche che balli, che sappia i passi e quindi tutto. è proprio centrale quando se tu vuoi molto interagire centrale con la cultura colombiana. Tutto il discorso musica e tutto ciò che è intorno alla musica per loro è fondamentale. Tu considera che mi diceva una ragazza che è a Medellin, dove lavora lei, che è un'impresa enorme, devono metterli 4 ore al giorno in musica e 4 senza, perché se no impazziscono. Se non hanno 4 ore di musica, tu immaginate un ufficio in Italia con la musica 4 ore al giorno,
La musica per loro è fondamentale e il ballo ovviamente è un'accezione importante della musica. Una parte dei pro, poi è chiaro, è una conversazione rapida, non è che uno può elencare tutto. I contro sono soprattutto legati al discorso sicurezza. È inutile girarci tanto intorno, specie la sera devi stare in campana dove vai, con chi ti muovi. Diciamo il tema sicurezza qui è abbastanza importante. Ovviamente uno deve sapersi muovere, deve pure capire un pochino come funziona. Io ho dovuto, diciamo, pagare lo scotto direttamente. Cosa è Perché, successo? Cosa è successo, Giuliano? Era arrivato qua da poco, era 5 mesi, sono uscito con una ragazza, è venuta a pranzo a casa mia e praticamente mi ha messo della scopolamina. La scopolamina è quella che da noi si chiama droga dello stupro, cioè una droga in odore, in sapore, che ti mettono in una bibita, in qualcosa che tu mangi, dove tu non perdi nemmeno completamente i sensi, sei tipo ipnotizzato. Ma dai. Infatti lei mi ha chiesto il numero della carta, io non mi ricordo niente, io ho dato tutto. Com'è successo? Spiega un attimo la dinamica, giusto per capire come Praticamente viene a pranzo da me con una scusa stupidissima, ma allontanato dalla mia bibita, e mi mette questa polvere nella bibita, facciamo un brindisi, mi dice fammi vedere le foto del cane, e l'ultima cosa che mi ricordo è lei che mi dice duermete tranquillo. E praticamente sono risvegliato dopo tipo 7 ore, ma aveva rubato tutto, addirittura le valigie. Sta stronza. La stronza, portacci sua. E niente, vabbè, ho fatto la denuncia. Io sono stato anche fortunato perché poi è pericoloso, perché è un tipo di droga che a parte ci può rimanere secco o darti danni permanenti. Cioè voi mi vedete così, sono stupido al naturale, questo l'ero anche prima. Okay. Non vi preoccupate. Però sì, cioè, puoi rimanere cieco, puoi rimanere proprio disturbato mentalmente o avere... Io per dire, per i 3 giorni successivi non avevo memoria a breve termine. Capace che adesso finivamo l'intervista e dopo 5 minuti dicevo Seba, ma facciamo un'intervista domani? E tu mi dicevi l'abbiamo fatta oggi? E mi è successo veramente, quando sono andato a ricomprare il telefono un amico stava là e ogni volta mi diceva sì bro, stiamo andando a comprare il telefono. Io grazie, ma accompagni a comprare il telefono nuovo? Guarda, siamo già usciti al negozio. Okay. Quindi il discorso sicurezza, quello è importante, anche perché qui c'è una povertà che da noi non esiste, proprio un concetto di povertà che da noi non esiste, e la gente ovviamente è molto più disperata e quindi veramente per il telefono farebbe tutto. Giuliano, e adesso che lavoro fai? Cosa fai per mantenerti? Beh, io lavoro nel campo gastronomico, faccio il cuoco e nello specifico, cosa c'altro posso far vedere proprio fisicamente, perché stiamo qua dietro. Andiamo, vamos. Vámonos. Ebbene, questo è il mio mini mondo, la pizzeria a taglio stile romano, facciamo pizza alla pala in questo caso. E... Venga, si avvicini. Venga. Vi presento anche i 2 ragazzetti che abbiamo istruito, i miei 2 pizzettari. Che ti ha insegnato Jesus? Dica salgo in italiano. Fanculo! Esso! Non mi mettono il basilico sulla pizza, però sono fantastici, onestamente entrambi molto bravi. Dai, sta rimediando. Abbiamo Jesus e Riccardo. Ma posso dire una cosa? Cosa ci fa questa hawaiana qua? Cioè, Ciao, addio. se ne sta andando. Speravo che non avremmo colto la hawaiana, purtroppo. Però come vedete è Italian Slice, Colombian Spice. Sostanzialmente abbiamo dovuto fare una fusion. Ho un socio che è colombiano e mi sono obbligato a fare queste cose piegare qua. a questa cosa, è orribile. Sai che hai venduto l'anima, lo sai benissimo, vero? Ho venduto tutto, ho perso ogni dignità, non posso più tornare in Italia. Infatti il mio prossimo paese non so quale sarà, ma non l'Italia. Una volta che ho fatto la pizza con l'Hawaiian, con l'ananas, è tutto finito. Per fortuna siamo riusciti a togliere quella col pollo, perché c'avevamo pure quella col pollo. Dai. Dopo Va una bene. lotta infinita sono riuscito a segarla fuori. Però Dai. sì, la hawaiana rimane. Grande. Allora, Giuliano,
per i ragazzi che vedranno questo video, se ce ne sarà qualcuno, e Per i nostri genitori soprattutto. per i nostri genitori che non sanno dove siamo, Stiamo bene. dove ci troviamo qua? Come fanno a trovare questa pizzeria se vogliono provare tutte le pizze tranne la hawaiana, ovviamente? Ovviamente, guarda, siamo vicinissimi a Parque dello Snoios, che è la piazza principale di Santa Marta, Si la trova piazza di là, più no? turistica, che è questa che vedi qui dove stanno questi ombrelloni. Sì. Sta Quindi arrivando tu una arrivi- folata di vento che credo si capisca un cazzo. Esatto, bla 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 bla. Esatto. Parque dello Snoios è lì. Noi siamo... Questa qui che taglia è la carrera numero... è la Caglie. Caglie numero 19. Siamo tra la 19 e la 20. Sulla carrera 3. Vai, Te vai, faccio vai. pure il 3. Siamo vicinissimi. Mr. Lice, se volete mangiare una pizza alla pala romana in Colombia, venite da Buon Giuliano, mi raccomando. Salutiamo i ragazzi a Abbiamo casa. fatto anche una gran marchetta per quel locale, grazie. Ciao belli. Un bacione. Cosa mi hai detto che devo andare in giro tranquillo col cellulare qua, Sì, vero? sì, sì. Va bene, va Tanto bene. in caso te sparano direttamente, Ma manco te ne sì. accorgi. Ma sì. Che è andata male.